Ok ragazzi, oggi è arrivata la spesa, quindi ne approfitto per farvi vedere un po' di termini che riguardano la spesa in italiano. Spesa è quando andiamo al supermercato a comprare tutto quello che ci serve e oggi gli italiani spesso o vanno al supermercato o fanno arrivare direttamente la spesa online, arriva a casa, comodissimo. E quindi ragazzi, ci è arrivata la spesa, vediamo un po' di parole della spesa in italiano. Qui cosa abbiamo? Allora, abbiamo i fazzoletti, questi sono fazzoletti di carta, un pacco, questo si chiama pacco, ne contiene tanti, no? Fazzoletti. Qui abbiamo un dentifricio, il dentifricio è quello che serve per lavarsi i denti, dentifricio. Abbiamo un bagnoschiuma, questo è tipico, Pino Silvestre è un classico, un classicissimo italiano. C'è tutta una serie di prodotti, bagnoschiuma, bagnodoccia, profumi, proprio un classico. E queste sono cose per il bagno, per il bagno. Qui abbiamo invece, questo è per lavare ed è un... che roba è questo? Questo lana, seta. Questo è detersivo per la lavatrice. Detersivo per la lavatrice. E queste sono cose per il bagno, per lavare, eccetera. Qui invece adesso passiamo agli alimentari. Genere alimentare, cioè cose da mangiare. E abbiamo, questo cos'è? Questa è una bottiglia di passata di pomodoro, passata rustica. Rustica vuol dire che è un po' grezza. Passata di pomodoro. È il sugo, quello che tipicamente si mette nella pasta. Qui abbiamo due pacchetti, questi di plastica si chiamano pacchetti di banane, queste sono banane in italiano, banane, vedete che le banane di solito le prendiamo un po' verdi perché se le prendi mature, gialle, poi durano pochissimo, se le prendi un po' verdi finiscono di maturare e durano qualche giorno. Qui abbiamo invece la carne. Carne è il termine generico, nello specifico questa è pancetta di suino, suino vuol dire maiale sostanzialmente, è pancetta di maiale. Qui abbiamo il latte, un pacco di latte, un pacco da 6, di solito i pacchi di questo tipo sono sempre da 6, una confezione, il termine tecnico è confezione, una confezione da 6 bottiglie di latte. Il latte, come vi ho raccontato anche nel video in cui vi parlavo della colazione, può essere intero, parzialmente scremato o scremato. E poi c'è il latte normale e c'è il latte senza lattosio, per chi non digerisce il lattosio. E inoltre c'è il latte come questo, che è latte UHT a lunga conservazione, che entro la data di scadenza ovviamente può essere conservato fuori dal frigorifero fino a che viene aperto, poi va conservato nel frigorifero per qualche giorno, mentre il latte fresco, quello no, va messo subito nel frigorifero. Qui abbiamo invece un sacchetto di patate, questo è un sacchetto, sacco o sacchetto perché è un sacco piccolo, è un sacco, vedete, a rete, fatto a rete perché contiene le patate, vedete, queste sono patate. Qui poi abbiamo, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo gli yogurt, questi sono yogurt in diversi gusti. Gli yogurt di solito si mangiano a colazione o a merenda. Qui abbiamo, ecco, questi il termine generico per descriverli si dicono i surgelati. Questi sono i surgelati. Cosa sono i surgelati? Sono dei sacchetti o dei pacchi di cibo che è congelato, freddo. Questo va messo subito nel freezer.
Ricordatevi le due parole in italiano: frigorifero, frigorifero o abbreviato frigo, e freezer. Il frigo è quello dove si mettono le cose fredde a 2-3 gradi, no? Mentre il freezer è quello dove si mettono le cose proprio perché devono essere congelate, quindi molto più freddo. Queste cose adesso le mettiamo subito nel freezer prima che vadano a male. Queste sono crocchette di patate, vedete? Crocchette di patate. Qui abbiamo le patatine, queste sono patatine fritte, vanno anche nel forno queste. Il forno è quello che in inglese si chiama oven, dove possono essere scaldate. Queste sono tutte cose già preparate, quindi sono cose veloci da preparare anche queste, vedete, pronte in pochi minuti. Sono tutti cibi già lavorati. Questi sono un classico italiano, i sofficini Findus, i sofficini. Qui ragazzi ovviamente non facciamo nessuna pubblicità alle marche, però come dicevo anche nel video della colazione, alcune marche sono proprio tipiche dell'immaginario italiano e tutti le conoscono. Findus, sofficini, sono dei super classici, ecco. Qui abbiamo le uova, queste sono uova fresche, 10 uova fresche, uova di gallina. Questa è la panna da cucina, questa in particolare è senza lattosio, c'è normale o senza lattosio, panna. Il burro, qui abbiamo il burro, no? Butter, mantequilla in spagnolo, il burro, che usiamo tantissimo per cucinare. Queste sono delle merendine, sono delle brioche, Kinder Pinguì. Qui abbiamo invece la maionese, Calvé, che è un classico. Calvé è una delle marche più conosciute in Italia per la maionese, è proprio un classicissimo. E poi qui cosa abbiamo? Qui torniamo, abbiamo finito gli alimentari, torniamo a, ecco, questa, anche questo è un super classico indispensabile in tutte le case, degli italiani e non solo, che è la carta igienica, quella che si mette in bagno, e non sto a spiegarne l'uso. Carta igienica. Qui abbiamo invece dei tovaglioli, qui siamo tornati in cucina, dal bagno alla cucina e sono dei tovaglioli di carta, quelli tipicamente che si mettono a tavola. Oggi si utilizzano molto i tovaglioli di carta, tradizionalmente si utilizzavano i tovaglioli di stoffa, coordinati con la tovaglia, però chiaramente poi tutte le volte bisogna lavarli. Oggi nel mondo moderno rapido, no, si preferisce adottare soluzioni più veloci. Quindi ragazzi, questo era un video rapido al volo, visto che è arrivata la spesa, ne ho approfittato per farvi vedere un po' di cose e imparare un po' di termini nuovi in contesto. Ovviamente queste sono poche cose, la prossima volta che arriverà un'altra spesa magari ci saranno cose diverse e ve le farò vedere, così impareremo qualche altra parola diversa. Quindi ragazzi dai, sono contento di avervi fatto vedere anche questa cosa e alla prossima!